un'emozione tornare in questo posto dopo oltre 30 anni. L'ultima volta sarà stato sì, inizio anni 90. Qui a Via Cassia 871 c'era il Wanna Club, posto fondamentale per la scena romana, per tutti quelli che hanno vissuto la musica dal vivo e non solo negli anni 80. Al Wanna si veniva la sera tardi e quando si arrivava qui si vedeva tutta una lunga fila di macchine parcheggiate qui su Via Cassia, parcheggiate sul ciglio del marciapiede. Ovviamente più macchine c'erano, più significava che la serata stava andando bene e che il locale sarebbe stato gremito. Trovare parcheggio praticamente era difficilissimo perché non c'erano sbocchi laterali, quindi tutti si mettevano qui, ovviamente illegalmente in divieto di sosta, parcheggiati sul marciapiede, e a volte bisognava camminare parecchio perché bisognava arrivare fino al primo posto disponibile, quindi magari giù in fondo, e poi ritornare qua a piedi per andare al Wanna Club che era lì dietro. Cerchiamo di ricapitolare quella che era l'atmosfera di quegli anni, quello che succedeva qui al numero 871 di Via Cassia, al Wanna Club. Siete pronti? Dai! To see, oh baby, have to be on me. Got to be In che anno è stato fondato il Wanna Club? 79. Sì, e quello era, sì. Eri tu da solo o c'erano già altri soci? No, c'era Amerigo. Ma ti ricordi il passaggio da quando da discoteca sono iniziati i primi concerti? Cioè, perché questa cosa? Perché l'avete fatto? Stefano Cillis era il giornalista di Repubblica, poi se n'è andato, poverino, e ha preso il posto Lucio, il fratello. Insomma, in due hanno fatto 10 anni di gavetta, e Stefano è stato il trade union che ci ha portato proprio al rock vero. La storia inizia con il proprietario Amerigo Brodolini, che aveva questo locale scavato quasi nella roccia. Che intendi per scavato? Scavato nel senso che proprio a mano Amerigo e alcuni altri, diciamo, coraggiosi amici cominciarono proprio a scavare questo locale che non aveva le altezze idonee per fare né musica né camminarci dentro, quindi fu sostanzialmente scavato nel cemento, e da lì nacque questo locale che all'inizio, 78-77, quello è il periodo, accoglieva musica afro-cubana, insomma questo genere, per ovviamente una serie di persone, anche immigrati, che lì si ritrovavano e quindi riscoprivano un po' le loro radici musicali. Mio fratello Stefano, era più piccolo Stefano, di 3 anni, scoprì questo posto, adesso non ti so dire esattamente come, però noi abitavamo Roma Nord, quindi da quelle parti lì, e scoprì i primi, diciamo, vagiti del punk, del rock, eccetera. Da lì nacque l'idea di farci una discoteca rock. Quindi Stefano, diciamo, fu il primo a scoprire le potenzialità di questo locale. Cominciarono a fare dei sabati, credo anche dei venerdì, si faceva, diciamo, a tema, in cui il rock era il protagonista. Parliamo dei fine anni 70, primi 80, c'era qualcosa che si muoveva anche a Roma e quindi DJ cominciavano ad uscire, Sandro Cocchi, anche Prince Faster, eccetera, e successivamente Ivan Mischiadischi. Tutto parte dal Wanna Club. Wanna Club lì
quel buco pazzesco. Un certo mondo musicale è cresciuto là dentro. Tu pensi negli anni 70, di discoteche rock negli anni 70, e non c'erano mica. Nel 1981 cominci a disegnare le locandine per il One Club. Come hai iniziato con loro e quanto è durata la collaborazione? L'ingaggio venne da ex miei compagni delle medie, tra cui c'era Stefano Cillis, fratello di Lucio Cillis, chitarrista di Transfusion, c'era Giovanni Perticone, che era il fratello della ragazza con cui stavo in quel momento. Sapevano che disegnavo e gli era venuta questa idea di prendere appunto in gestione delle serate del One Club, che già viaggiava come discoteca uomo-donna. E però la proposta era allettante, perché appunto non era disegnare le locandine per una discoteca, ma per una discoteca che avrebbe avuto una programmazione vicina anche ai miei gusti musicali, quindi punk e new wave. Quello era il momento. Il primo punk era già passato, stavamo già con gli Sham, gli Stiff, così, e tutta l'ondata meravigliosa di new wave che arrivava in quel momento. Ho disegnato per loro 4 anni, 5. La cultura della musica negli anni 80 era le discoteche. Le discoteche cioè, non chiudevano mai, cioè, dal lunedì alla domenica c'era sempre una serata, 1, 2, 3 serate, non ti dico il venerdì, il sabato, per carità, però la gente usciva sempre. Quindi Stefano cominciò a puntare sul rock e lì entrai anch'io nell'organizzare delle domeniche un po' più new wave, perché ormai a quei tempi lì avevo lasciato il punk alle spalle. La Roma di quei tempi lì era sostanzialmente una città vuota, buia, pericolosa anche perché erano gli anni di piombo, e molto spesso capitava di avere, diciamo, scontri anche politici con persone che giravano proprio la città per far casino sostanzialmente. Era pieno di polizia, quindi eri sicuro di essere fermato da una macchina o dalla polizia o dai carabinieri, quindi non c'era praticamente nessuno. A Roma giravano, ti dico, 100 persone, eravamo tutti noi, ci conoscevamo, e da lì però piano piano queste piccole isole come il One riuscirono ad attirare persone proprio perché negli altri luoghi non c'era nulla. I primi vestiti veri da punk arrivavano il sabato sera al One. Ogni sabato al One c'era qualcuno che aveva un amico che tornava da Londra, allora se andavi a Londra te riportavi un par di Creeper a lui, un par di Dr. Martens a me, 3 magliette a quell'altro, e quasi tutti i sabati del One trovavi qualcuno che era arrivato e dava agli amici i vari vestiari, perché a Roma non si trovava niente. C'è un episodio particolare che ti è successo con Amerigo che ti ricordi? Mi portava sti foglietti stropicciati con scritto: guarda, mi hanno detto che il sabato prossimo suonano questi, e c'è una locandina dove c'è scritto che il prossimo concerto saranno i Leaf Tiba, uscito fuori, e poi c'erano annunciati pure i Theatre of Fate, che poi insomma venuti, figurati, sono sparate, però andava così, poi lui, appunto, io consegnavo la locandina originale ad Amerigo e non mi preoccupavo, non se ne preoccupava lui, nessuno se ne preoccupava di farmi tornare l'originale, quindi appunto anche l'archivio del One purtroppo è fatto solo di fotocopie ritrovate, di amici che me l'hanno scollate dal muro della cameretta, loro a casa dei genitori. Se penso che ci sono stato appunto 3-4 anni a fare ogni settimana un invito, una locandina così. Confezioni moderne, Pino da via Napoli, confezioni moderne. Da Pino trovavi i 2x1, dei biglietti 2x1 per andare al One. Io ho scoperto il One per questo motivo, perché c'era sta pila del 2x1. Il problema è che poi quando andavi al One dovevi trovare uno che entrava, che c'aveva i soldi, perché andavi lì senza una lira. Io c'ho il 2x1, però devi trovare quello che paga. Se no dovevi mettere in 2 e pagare mezzo biglietto per Sì, uno. infatti. I 2x1 che giravano, lo scopo non era quello di fare i biglietti, è sempre stato molto tranquillo in questo il locale. Al One convogliavano varie tipologie di persone, i rockabilly, i goth dark, i punk, i metallari. Tu che eri un po' più grande d'età, come vedevi questa gioventù? Ti rapportavi facilmente a loro? Accidenti, sì, senz'altro. Mi incavolavo quando tra loro c'erano attriti, certe volte diventava una cosa un po' delicata, anche perché io non volevo mai fare il discorso di
di colui che sa tutto. C'era qualcuno che con la scusa della musica voleva fare l'egemone. Io questo non l'ho mai permesso. Il One è stato, penso, una delle esperienze più segnanti della mia vita. Quello che succedeva al One rimaneva al One, dentro il One, nel senso che accadevano cose, entrava gente con i serpenti, con le balestre, capisci? Con le balestre. La balestra, sai quella medievale? Vero? Cioè il One era fatto così e c'erano 2 stanze più delle altre postazioni, diciamo dei posti con dei murettini, e c'erano tutti i gruppi che erano divisi, cioè c'era la stanza dei punk, c'era la stanza dei Lizard King, c'era la zona dei rockabilly, c'era la zona dei new romantic, per cui immagino metti dischi per tutti questi matti, gente squilibrata, veramente squilibrata. Te venivano lì, metti questo, metti quest'altro, tiravano la roba sulla rete. Alla fine poi hanno messo una rete, perché sennò tiravano la roba. Il One è stato anche un laboratorio di stili. In quel periodo era molto, io ascolto il dark, io ascolto il punk, era molto settoriale. Quindi tu avevi dei pezzi specifici che rimanevano comunque ristretti a quelle 50-60 persone del gruppo che in quella serata erano presenti. Poi c'erano cose che invece univano tutti. Una per tutti, se mettevo Spara Yuri Spara, scendevo anch'io spesso e volentieri a ballarmela. Che poi il Buona Club che metteva? Metteva i Clash, quelli dei Sandinista, due palle proprio, cioè io devo aspettare un pezzo che mi piace, devo stare lì, capito, 2 ore. Si apriva a 10, 10 e mezza, insomma 11, a seconda della serata c'era una fila. Il One era una sorta di garage, no? Con una discesa che dava direttamente sulla porta d'ingresso e poi delle scale per scendere. Cominciava come ai tempi si cominciavano, diciamo, tutte le serate in discoteca, quindi mettevi magari dei brani, almeno DJ, un po' più leggeri, ovviamente. Piano piano la serata cresceva, la gente arrivava, e al culmine ti ritrovavi con Should I Stay or Should I Go, e lì si cominciava a pogare, spinte, le cose classiche del tempo. Poteva anche nascere la rissa, perché magari una spinta di troppo ovviamente poteva causare qualche problema. Sì, una mezz'oretta di punk, ma punk quello più ascoltabile, Sì. più radiofonico ci passava, poi però c'era Poi il DJ, il momento dark, il momento ska, cioè non è che Volevo era... parlare del DJ, ma tu ricordi Prince Passer? Se eri rockabilly sentivi solo musica rockabilly, se eri punk sentivi solo musica punk, se eri Lizard King sentivi solo i Doors. Quindi quando mettevo Roadhouse Blues dal vivo uscivano tutti, entravano loro, e quando mettevo il punk uscivano che ne so, i Lizard, entravano i punk. Mettevo a New Wave e entravano tutti quelli che ballavano così. C'era Sandrino Principaster, ci spartivamo tutto, di mangiare e dormire, eccetera, eccetera, eccetera. Il One aveva il suo odore particolare, che era, diciamo, uno spunto di lacca con un fondo di alcol e gin. In quegli anni della mia frequentazione, 81-84, era una bellezza trovarsi lì, avere l'occasione, la prima occasione, di sentire la musica che ti piace sparata a tutto volume, se vuoi te la balli, se vuoi stai tranquillo solo ad ascoltarla, perché poi c'erano delle sezioni molto belle dei DJ che si sono succeduti, insomma, tra cui Prince Faster, Alessandro Cocchi, così erano meravigliose, cioè, non te ne volevi più andare, insomma. Veramente è stata la prima esperienza che ha fatto sì anche che Luona non fosse proprio soltanto una discoteca, incominciasse già a prendere quell'aspetto di un posto tuo, quel momento là ti sentivi a casa. E tu avevi un look per queste serate? Sì, purtroppo ero un reverendo, nel senso i primi anni mi presentavo appunto con creste e con la camicia proprio comprata nei negozi di via Cavour, una grigia e una nera, alternavo, non andavo sempre uguale, poi col talare da prete, e cominciavo di solito con pezzi gregoriani. Quando alla mezzanotte arrivavamo al momento dopo il tappeto musicale iniziale, arrivavamo all'inizio della serata, mezzanotte e un quarto, di solito il primo pezzo era Religion dei Public Image, il parlato quindi, con tutti i luci bui e canti gregoriani in parallelo, e poi di solito era Rise dei Pill,
che era il pezzo che mi apriva le serate, e quindi diciamo una luce che illuminava me, quasi miracolato, che davo la benedizione urbe et orbi. Ti è successo qualche episodio particolare quando eri vestito così Sì, da prete? sì, la cosa che ricordo ancora con piacere, perché stavamo appunto attaccando delle locandine per il One, per le serate, che poi a quel tempo non c'era internet, quindi era Trastevere, San Lorenzo, i posti dove andavi a attaccare le locandine che avevi costruito nel corso della settimana rincollando le cose. Stavamo a Trastevere, mi ricordo ancora, passò una macchina con dei ragazzi che cominciarono a urlare: guardate, guardate, un prete punk. E avevano un po' invertito le cose, in realtà non era un prete ma era un punk vestito da prete. Questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. E il problema è che era sempre una discoteca, cioè andavi lì e ti sentivi i Duran Duran, i Spandau Ballet, i Madness, ti facevi due coglioni così. I E soft poi cell, i soft cell, a sì, palla, a tutte palla, le volte. sì. C'era praticamente verso le 4 di mattina, alle 3:30, quando chiudeva il One Club, c'era la campanella, come a scuola, no? Cioè l'ultimo pezzo era il pezzo dei soft cell, come faceva? Tainted Love. Sentivi quel pezzo, cioè, è finita, perché Tutti cioè, a casa, quando tutti a metteva casa. quello. E il problema era poi uscire e prendere il notturno o trovare qualcuno che ti dà un passaggio e stai strafatto, come chi sa ma cazzo ci torni a casa o dove vai a dormire, eccetera, eccetera. Venne Robert Smith, era l'82, 81, 82, quella era la band di Siouxsie sostanzialmente, era Siouxsie and the Banshees, però con l'aggiunta di Robert Smith. Fecero questo cocktail in un hotel di Roma, insomma eravamo una decina di persone. E Robert Smith credo la sera stessa venne al One, ma lì si mischiò tranquillamente con tutta, diciamo, la popolazione dark, perché One era un po' come le migliori prigioni d'America, in cui c'hai il gruppo dark, poi c'hai gli skin da un'altra parte, i punk da un'altra, però che convivono, no, in una sorta di equilibrio perenne. C'erano band che circolavano per l'Italia e se avevano magari un sabato libero, un venerdì o anche un lunedì, passavano e venivano lì. I Depeche Mode, per esempio, che suonarono al Palasport, mi pare nell'87, la sera subito dopo il concerto, vennero al One e noi ovviamente li accogliemmo, li facemmo accomodare in un tavolinetto, insomma. C'erano solamente due, diciamo, ma nemmeno guardie del corpo, erano due rodi, quindi anche abbastanza piccini, dico la verità. E l'Uonna, sai, una certa ora dopo le 2 di notte poteva capire a chiunque. A un certo punto scoppia la rissa e, se non ricordo male, qualcuno tirò fuori anche dei piccole lame, insomma. Non successe nulla, però lo scontro tra 2 o 3 persone in pista li fece scappare via. Cioè, io mi ricordo i Depeche Mode presi da questi 2 rodi, praticamente al volo li hanno presi e trascinati verso l'uscita e in 30 secondi sono andati via, quindi non abbiamo manco salutati. All'interno del One, ti ricordi qualche serata un po' più problematica che è sfociata in rissa? Sì, la voglia. Ho visto delle risse là dentro, bellissime. Che bellissimo. Bellissime. Poi a un certo punto Amerigo, per non far sì che durante le risse si tirassero tavoli, sedie, ha fatto i tavoli e le sedie di cemento armato, cioè murate, capito? Per cui non potevi più tirare niente e quindi partiva qualche scazzottata con qualche matto. È stata un'esperienza veramente formante. Ma è vero che a un certo punto avevi fatto le sedie e i tavoli in muratura così non se li potevano tirare? Sì. Una parte sì. E poi no, poi l'ho appesantito proprio, insomma, me la facevano mancare sale. Lì bastava un'occhiata, magari un apprezzamento a qualche bella ragazza o viceversa, e poteva, anche perché molto spesso erano anche le donne che le facevano iniziare, attenzione, Ho assistito anche a belle risse tra donne, partite da donne, quindi eravamo sicuramente per la parità dei sessi. Che c'è stava questa gang di motociclisti con i capelli lunghi, con i giubbotti di renna, con le frange, le facce brutte, erano tutte salette. Si scendeva giù, c'è stava la pedana, la discoteca, la palla che girava, le luci, il DJ che metteva i dischi. E sono entrato dentro la cameretta dove stavano la gang dei motociclisti, detti Lizard King, e un amico mio
ha preso il pennarello e ha scritto il nome del suo gruppo, i Bratz, è andato a cancellare proprio il teschio dei Lizard King, c'era l'effigie. Quindi ho visto sta scena, io stavo seduto, vedo sto tipo, sto Hells Angels dei Noantri, dei Centocelle, che pia a calci in culo amico mio. Quindi io mi alzo e questo mi mette il coltello qua. Capito? È stato un attimo, è stato. Quindi io ho passato tutta la sera in campana con questo qui che mi ciuccava. Non è perché tu sei punk o sei dark che io mi incazzo con te. Magari nascevano dei problemi d'altro tipo, una spallata, mi hai dato una spinta. Poi certo, il fatto che c'erano magari skin un po' più attaccabrighe sicuramente, i dark mai avrebbero fatto una rissa in vita loro, quindi c'era questo squilibrio a volte. Poi sai, parliamo sempre di gente che aveva 18, 20 anni, 22, quindi magari molto carichi, le risse c'erano, ma non erano mortali, ecco, in questo senso qui. Cioè era uno scambio molto vivace di idee, ma poi si risolveva tutto, come sempre. Anche io dovevo essere molto attento perché 2 pezzi, 3 pezzi tirati e poi dovevi mettere i soft shell, per farti l'esempio, per spengere un pochino gli animi. Risse sì, ne erano, non dico tutte le sere, ma erano sempre comunque sedate rapidamente dal servizio d'ordine, che era comunque estremamente efficiente, perché poi erano uno di loro, quindi comunque alla fine Amerigo era riuscito anche a questo, aveva posizionato personaggi anche chiave nei servizio d'ordine, quindi c'era il punk, c'era il dark, c'era gente che comunque viveva con i microgruppi all'interno, quindi cose particolarmente degenerate non ci sono mai state. Le risse sono scoppiate sempre perché o io ero che mi distraevo, nasceva qualche cosa, qualche attrito a mia insaputa, perché cercavo di barcamenarmi da solo, cosa non molto semplice. Poi ho messo dentro non il fustone, eccetera, Paolone, guai a chi lo tocca perché gli do 2 schiaffi e l'ammazzo. Era esile, non è che era, però era una grande immagine, era ben voluto da tutti. C'era un servizio, diciamo, di controllo, d'ordine, tra virgolette, di persone che lavoravano lì, amici, eccetera, che erano preparati, cioè, sapevano cosa fare, potevano gestire delle situazioni di quel genere, erano sufficientemente grossi e pompati per fermare qualunque tipo di scontro. Ce n'erano Marco, Massimo, Paolone. 2 Massimi, Paolone ai tempi, sì, pure Paolone, grande persona, era un omone alto più di 2 metri che girava sostanzialmente a petto nudo anche in inverno sulla sua Guzzi. Era un personaggio molto particolare. Con una fiaschetta appesa. Con la fiaschetta, certo. Lui beveva l'anice triplo. Okay. C'aveva la fiaschetta di anice triplo. Per tenersi caldo. Per tenersi caldo, sì, è vero. Sì. Sì, io me lo ricordo. È una persona dolcissima, Però era Paolo, esatto. veramente una persona stupenda. Era mite, non era un picchiatore, assolutamente una persona tranquilla. Paolone, che era un'istituzione per il Wonna, che era un ragazzo alto 2 metri, non so, che faceva da buttafuori e che girava col suo panciottino con la tanichetta con l'anice ogni tanto, che a me non è piaciuto mai particolarmente, però ti si avvicinava e ti offriva questo anice, e per cordialità, perché no ti faceva proprio si imbruttiva, ti faceva bere questo. E poi era un rocker, quindi non c'entrava neanche niente alla fine con quello che era il Wonna Club come stile. E poi faceva entrare tutti dal passaggio, c'era un'uscita di sicurezza che era dietro il bagno degli uomini, una sorta di tunnel che usciva sul piazzale antistante il Wonna, e lui tipo ogni tanto io lo vedevo dalla console da di fronte, faceva entrare a fiotte le persone gratis, ma non era mai stato un problema neanche per il proprietario. Qualche paravento che voleva fare il gradasso, io ho detto non tocca Paolone, se no so cavoli tua. Poi sai, un locale non è stato mai un locale semplice. Quando andavi a Wonna, ma te spogliavi?
E il giubbotto di pelle, dove metti? Una volta mi hanno pure inculato il giubbotto. T'hanno inculato infatti. Io Poi però me l'hanno io riportato rimanevo col giubbotto di il pelle. sabato dopo capito? mi hanno riportato. Cioè, andavi d'inverno, c'avevi il maglione, il giubbotto di pelle, non te potevi spogliare. Perché sennò ti inculavano tutto. Perché poi devi ballare, poi ballare col giubbotto di pelle che studi e fai schifo dopo. Come fai a rimorchiare? Mai pagato il guardaroba. Io buttavo il giubbotto nella stanzetta dove stavamo, appena arrivato le prime volte me l'hanno rubato, E dopo? poi me l'hanno portato il sabato dopo perché l'aveva rubato uno dei Lizard Kings. Denise mi portò nella stanzetta dei Lizard Kings, che a noi avevamo paura all'epoca, avevo 17 anni, la prima volta al One. Dice no, questo è un amico mio, gli è sparito il giubbotto. Il sabato dopo arriva Lello, uno dei Lizard, mi porta il giubbotto, mi dà 2 bacetti, mi dice scusa, non lo sapevamo che era tuo. Insomma, ho scoperto che noi eravamo terrorizzati di Lizard Kings all'inizio, poi siamo finiti a faccia la rissa al concerto. Però facevano i coatti, ma coatti d'onore, cioè se il giubbotto è dell'amico te lo riporto. Quali erano i tuoi referenti al One? Amerigo lasciava mano alle persone di fare poi il loro lavoro, si fidava e lo faceva fare, quindi la parte scaletta musicale, locandina, titolo la facevo io. Poi lì si collaborava con Claudio Imperatori, che era colui che gestiva poi il bar, Franco Ieva, Lucio Cillis, Enrico Donati, che poi dava una mano anche in console, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa. Erano loro che poi gestivano il locale. Ci organizzammo, gestimmo un impianto audio che affittavamo al One, dove noi stessi anche collaboravamo, lavoravamo, eccetera, per i gruppi che venivano, e non parliamo dei gruppi qualunque, parliamo di, esempio su tutti, Soundgarden. Ci stavano dei mesi con delle programmazioni un po' raffazzonate, ma insomma c'era il meglio della scena romana suonava là, insomma, in quel momento lì. Il 30 ottobre dell'82 fate un concerto al One Club. Come andò quella serata? Non lo facciamo. Nel momento in cui stavamo iniziando, io ho appena attaccato lo spinotto dentro l'amplificatore e lui si stava a accordare la chitarra. Insomma, stavamo lì sul palco, che poi non era un palco, perché al One non c'era il palco. C'era un gradino e stavi lì. Io stavo alle spalle al pubblico e quindi mi ricordo la luce dell'amplificatore che si spegne. E poi si spegne tutto il locale, era completamente buio. Erano arrivate le guardie, quello l'abbiamo capito dopo, grazie a un faro che illuminava tutto il salone e uno con un mitra in braccio. Hanno chiuso il One. E qui è andata così, però c'aveva una bella locandina fatta da Cristiano Rea. In quel periodo c'erano degli organizzatori, Paolo Bedini era uno di questi. Giravano e ti diceva guarda c'ho i Soundgarden a Roma, e uno diceva ma chi sono questi Soundgarden? Ti dava il disco, lo sentivi e scoprivi come si evolveva il mondo intorno a te, negli Stati Uniti, il grunge eccetera. Guarda, ne abbiamo visti tantissimi perché ne passava uno a settimana. Uno di quelli che ricordo meglio di altri fu il concerto dei Black Flag. Io stavo dietro al palco proprio per aiutare loro durante insomma il concerto e c'era Harry Rollins che praticamente cantò tutto il tempo a petto nudo, cioè senza una maglietta addosso, perché era iper tatuato. E dietro ricordo questa rosa dei venti a colori che prendeva praticamente tutta la schiena, dal collo ai deltoidi, le spalle, fino ad arrivare giù alla parte lombare. Fantastico, cioè era praticamente un assatanato in movimento continuo. È stato un bellissimo concerto e la gente lì era anche un po' intimorita perché Harry Rollins è insomma un omone bello grosso, uno che non è che si ferma di fronte a quello che ti sputa, che è la normalità diciamo in quegli anni. Magari scendeva dal palco e ti prendeva de petto, ti tirava su e ti diceva ma che vuoi? E quindi è stato un bel concerto sotto questo aspetto, molto vivo. Dei tanti concerti che ci sono stati al One, forse uno di quelli che ti ricordi con più affetto è quello degli Schiantos. Sì, quelli degli Schiantos c'era molta confidenza anche nel privato, capito? Io raccontavo le mie cose a loro. Ci ho visto tantissimi concerti, svariate decine di concerti di chiunque, mi ricordo i Naked Prey, mi ricordo i Breathless, mi ricordo i Mende Tang, mi ricordo i Soundgarden. Sì. Diciamo che per tutti gli anni '80 tutti i gruppi all'inizio emergenti che avevano quel pubblico da 300, 400, 500 persone
andavano lì al One, che poi lì non c'erano possibilità di parcheggiare, quindi tu capivi subito quando c'era un concerto figo se passavi di lì, perché c'erano tutta la sfilza di macchine parcheggiate sui marciapiedi per un chilometro, no? Lungo la via Cassia, in mezzo a 2 ruote sul marciapiede e 2 ruote sulla strada. Al Wanna Club penso che ci saranno ancora i resti nostri. Nell'87 ci abbiamo suonato come apertura dei Naked Prey. Però nell'88 ci fu Rock Roma Rock, si suonava ogni giovedì con 3 band, una passava e 2 no. Dato che l'abbiamo vinto, abbiamo suonato tutti i giovedì di un anno al Wanna Club. Com'era il suono al One? Intanto il soffitto era alto, credo, non più dei 3,5 metri, 4. Se stavi lontano dalle casse qualcosa sentivi, ma il One era anche fatto male come, diciamo, struttura, quindi era una sorta di parallelepipedo al contrario, quindi era una scatola in cui un po' tutto rimbombava. Il palco stava sul lato stretto? Stava sul lato largo, quindi diciamo che chi stava ai lati sentiva poco. Chi stava dietro, ma era molto vicino comunque alle casse, sentiva ma molta potenza e poca distinzione dei suoni. Però alla fin fine era anche quello il clima, cioè il rock comunque è sporco di per sé e quindi anche sentire i Soundgarden o i FIBA o chi per loro con un sound, diciamo, abbastanza sporco, cioè non dava problemi, eravamo tutti abbastanza, come dire, di bocca buona su questo. L'importante era lo show. L'impianto del One era una cosa terribile, sentiva malissimo, anche perché era molto basso e le casse arrivavano quasi al soffitto. Fornivamo tutto il sistema audio ai Soundgarden, quindi c'era questa interazione naturale poi col musicista, perché da musicisti sapevamo cosa volessero loro. Visto che l'hai menzionati, come andò con i Soundgarden? Tu facevi il fonico? Sì, facevo il fonico. Avevamo tutti 20-25 anni, 30, insomma, quello era caratterialmente portati, diciamo, allo scontro. Vabbè, successe che Chris Cornell, che era un personaggio affascinante a suo modo, però anche molto egocentrico, al One ovviamente ti carichi perché il palco era alto forse 1 metro, ma nemmeno, quindi il pubblico era di fronte a te, ma proprio attaccato, ti toccava. Si caricarono molto e a un certo punto dovemmo interrompere il concerto perché Cornell cominciava a lanciare i microfoni e quindi rompendo, diciamo, i microfoni ci incazzammo un pochino perché poi il concerto andava a puttane, diciamo così, la gente magari si incazzava e quindi c'è stato uno scontro verbale molto forte tra me e lui, però tutto sommato poi ci siamo chiariti, ha capito che non eravamo lì per rompergli le palle, però eravamo lì per farlo suonare e fargli finire quel cavolo di concerto in sostanza. Però ci abbiamo avuto qualche minuto di faccia a faccia abbastanza duro. Vennero i Soundgarden all'epoca del primissimo disco, quindi quando nessuno li conosceva. Qual era il pubblico che andava a vedere una band così? Ci andavano un po' tutti in realtà. All'epoca già non c'erano più i rockabilly, non c'era più quella ondata, era molto stemperata, c'erano i New Romantic, c'erano i Dandy. Subito dopo c'è stato il frazionamento, capito? Cioè ognuno dice vabbè, ok, basta, adesso ho sentito per 5 anni il punk, poi io senti qualche altra cosa. E quindi identificavano questo mondo musicale molto rock con ovviamente dei suoni vagamente punk, perché poi dal vivo i Soundgarden, cioè io li ho visti lì appunto al One, pestavano come fabbri, cioè erano proprio una cosa. Cioè dopo il concerto d'ottobre la polizia ha chiuso il locale, non si è fatto proprio. Amerigo Brodolini, il capo del One, ci ha richiamato, ha detto oh, è saltata qua la serata, risonate, e ci ha dato la data 25 dicembre, cioè la notte di Natale. Abbiamo risuonato, cioè suonato per la prima volta, visto che a ottobre era saltato tutto, e quel concerto, quello del 25 dicembre, è durato, quanto è durato? 4 pezzi? Sì, ma... Cioè il primo interrotto subito, non si è fatto, il secondo è scoppiata la rissa proprio con i Lizard Kings, e il cinese, uno dei Lizard più temuti, è venuto sotto il palco, ha cominciato a provocare Roberto tirandogli il cavo. Roberto se l'è guardato, gli ha spaccato il microfono in faccia, in testa, di lì è scoppiata la rissa, quindi il primo concerto è interrotto subito, il secondo dopo 4 pezzi.
Queste sono le esibizioni di Bloody Riot al One. Poi ci hanno più richiamato. Ma secondo te il Wonna era un posto scomodo per qualcuno? Guarda, allora, rileggendolo oggi, diciamo da un punto di vista sociale, sì. Una lista che presentammo, che Amerigo presentò, ne ero anch'io tra i candidati alle comunali di Roma. Rock per Crescere era la lista che fu presentata alle comunali. E com'è andata questa lista poi? Siete stati eletti alle comunali? Ma guarda, non mi sono votato neanche io, quindi era una provocazione in quanto tale. Però 4 scemi mi hanno votato. In contemporanea c'era anche una lista invece fatta da Radio Rock. Sì, c'era anche quella, quindi era un momento in cui avremmo potuto prendere il potere. È vero che a un certo punto sul muro, quello della rampa esterna che portava giù all'ingresso del Wonna, fu realizzato un murales un po' ironico, polemico, che rappresentava dei politici italiani. Sì, come no, era il periodo fine anni 80, si cominciava a sentire un po' di Tangentopoli, quindi c'erano dai preti ai politici, insomma cose anche un po' provocatorie. Mi racconti di questo murales che avevi fatto fare là fuori? Bello, di più. Abbiamo fatto, poi dopo ce l'hanno cancellato, poi l'abbiamo rifatto e l'abbiamo cancellato. Non c'era la pace nel fare cose con il Wonna. Io cercavo di essere calmo e sereno, però arrivavi giù la mattina e trovavi tutto bianco, di notte i sciagurati avevano fatto incazzi, no? Una volta, 2 volte, 3 volte, e poi dopo qualche volta non ci stai più con il lume della ragione, ti vai a cercare casa per casa, uno per uno, e fai cose inenarrabili. Quindi erano i vicini, non c'era un buon rapporto col vicinato? Perché loro dicevano noi facevamo rumore, ed è vero, ma i rocchettari quando si muovono un po' più duramente. Noi tornavamo dal Wonna Club alle 4 di mattina a fine serata. La regola era chi c'ha casa libera, dopo il Wonna andiamo là. E spesso e volentieri la casa libera era quella dei 2 amici, Marco e Lucia Militello, che lui faceva il DJ, insomma erano 2 amici che abitavano proprio là, davanti alla fermata della metro Cavour, quindi sotto alla Subura. E noi tornavamo da Wonna, magari bisognava aspettare che arrivasse uno dei 2 fratelli con le chiavi per entrare. Quindi tante volte si trovavamo alle 4, alle 4 e mezzo sui gradini della fermata là della Subura. Subura. Tornare dal Wonna significava o piano strappo, qualcuno che aveva la macchina, o se no i notturni, si arrivava a blocchi, non si arrivava tutti insieme. Mentre aspettavamo che arrivasse uno dei 2 fratelli per entrare a casa, passare la notte, ci stavano le finestre davanti, là proprio a via della Subura, dove quasi tutte le finestre erano di queste lavoratrici, diciamo, e spesso noi stavamo là e si affacciava una di queste al Sinne de fuori che apriva la finestra, che era andato via il cliente e piava un po' d'aria. Quindi c'erano queste apparizioni molto felliniane, di queste zinnone che aprivano. Poi, come diceva lui, significava trovare uno strappo, passare la notte. Poi spesso e volentieri, la domenica mattina andavamo a Porta Portese, dopo il Wonna, la notte a casa di questi. Poi stavamo insieme tutto il pomeriggio, la domenica sera andavamo al PAI perché c'era... Quindi io tornavo a scuola e lunedì mattina stravolto, facevamo dal sabato al lunedì tutta una tirata per locali. Poi dopo ho fatto tutto l'impianto insonorizzato, tutto foderato con il piombo, tutto il soffitto foderato. Ci ho messo l'anima, ho fatto l'uscita di sicurezza apposta dietro al locale, abusivamente naturalmente, tanto se io chiedo il permesso con i disegni eccetera, 8 mesi, poi magari dico no, io ce l'ho passato, poi a me personalmente allora non è che mi dicevi fare una cosa e io la facevo, andava a 2000, caciara. Poi il retro del Wonna avevo fatto un altro localone che ci facevamo il cinema, il montaggio delle attrazioni, bello, di più. Tutti film impegnatissimissimi, di più. E pagava chi aveva i soldi. Chi non aveva i soldi, per quanto riguarda il film, entravi lo stesso e non pagavi.
Ricordi quando ha chiuso il locale? Eri presente? Purtroppo sì, ero presente, è stata la serata in cui ho visto più forze dell'ordine in vita mia, nel senso contemporaneamente fummo attaccati da carabinieri, polizia municipale e pompieri, quindi quella sera appunto stavo mettendo i dischi, ricordo che un tipo mi disse stacca tutto, io lì per lì dico perché era un poliziotto in borghese o carabiniere, questo non l'ho mai saputo, abbiamo quindi interrotto, acceso tutte le luci, quindi è cominciata questa querelle in cui poi praticamente la serata fu interrotta, dovremmo tornarcene ognuno a casa sua. Probabilmente il movimento di queste persone, come dicevamo prima, estremamente alternative, in una zona che diventava sempre più borghese, non era piacevole vedere appunto queste persone che fino alle 5 di mattina venivano al Luonna, se ne tornavano con gli autobus o addirittura avevano i padri che venivano a prenderli. Magari qualche schiamazzo quando si usciva ci poteva essere. Una serata di ottobre, 92. Allora, Luonna chiude definitivamente nel 92, ottobre 92, metà ottobre. Arrivò la polizia, guardia di finanza, mi ricordo ancora che passavo lì per caso perché non c'avevo più grandi rapporti con loro. Che per anni avevano provato a chiuderlo e quel giorno arrivarono con la netta intenzione di chiudere il locale e lo chiusero. Da quel momento in poi pietra tombale su Luonna. Quando e perché è finita la storia del Luonna Club? Io ero un po' stanco, devo dire la verità, perché appena alzavi i polizia, che palle. E buona, alzavo e me lo facevano chiudere, che palle. Perché te lo facevano chiudere? Perché un'associazione culturale, se non ha i crismi delle coperture, però alla fine eravamo arrivati che veniva la polizia a suonare, io avvertito, abbassavo la serranda, dicevo, guarda questo è un circolo privato, non si può entrare, questi vestiti da poliziotti, cioè, vabbè, tu sei poliziotto, ma ce l'hai la tessera del Luonna? No, e allora non puoi entrare. Carola Casini, così. E dopo che è successo? È finita lì o ci sono stati altri progetti? No, Amerigo ha una tenacia veramente unica perché ha cercato con tutte le forze di far riaprire appunto il locale, ma non c'è stato verso. Viceversa, nel frattempo cominciamo una collaborazione all'inizio con il Castello. Abbiamo fatto delle serate al Castello, appunto il locale più chiuso d'Italia, ricordo le locandine. Il locale più chiuso d'Italia, Luonna Club, è sempre la solita rock punk wave. Ma c'è stato pure un altro locale che avevate per un periodo provato a gestire? Ma abbiamo provato con l'Evolution, abbiamo tentato anche lì di fare qualche serata, però non è andata come doveva andare. Poi ci fu l'intuizione di Natale, ero a pranzo dai miei, mi arriva una chiamata di Amerigo Brodolini, guarda Fabrizio, siamo qui a Via di Portonaccio, raggiungici. Trovo questo palazzo che era 3.000 metri quadri, 3 piani, che erano magazzini di un negozio d'abbigliamento. C'erano tutti i collaboratori di Amerigo, quindi c'era Claudio Imperatori, Manzo, Cillis e Ieva. Facemmo un capodanno che è rimasto per me nella storia. Facemmo locandine, tappezzammo tutta Roma, comunicati sui giornali, quindi fu un evento costruito rapidamente ma che fu un successone. Riuscimmo a creare un evento che portò 9 band a suonare dal vivo, 3.000 paganti con la fila fuori su via di Portonaccio. Fra i gruppi ricordo quello più conosciuto sicuramente, 99 posse, 3 discoteche perché c'ero io con il rock new wave e punk al piano terra, al primo piano c'era la serata dark, quindi l'ambiente dark, e all'ultimo reggae. Fu quello che poi diventò il Pala Rock, il Gasoline, che è quello che oggi è il Cube, quindi anche lì Luonna ci ha messo la zampa. Ed era il 1992 questo Sì, 1992-93. Sì. Questa collaborazione col Pala Rock è stata una cosa occasionale, perché non è continuata nel tempo? Allora, è andata avanti per alcuni altri mesi, poi probabilmente la proprietà che aveva altre idee rispetto allo sviluppo della discoteca. Amerigo, che era
un anarchico musicale, quindi comunque aveva tutt'altra visione che non strettamente economica del prodotto, ha diciamo diviso le strade. Grazie pure per quello che hai fatto col One, veramente è stato una cosa importante. Quello che abbiamo fatto tutti quanti insieme.